Oggi parliamo di diffusori che montano radiatori passivi. Ne ho una coppia in laboratorio. Sono due diffusori Sanyo anni 80. Cosa sono i radiatori passivi? Immaginate un woofer privo di magnete e bobina mobile. Cosa resta? Il telaio e la membrana, senza collegamento diretto al circuito. Queste sono due casse Sanyo a 3 vie con una caratteristica particolare. Montano posteriormente un diffusore passivo che altro non è che un woofer senza la parte del magnete e della bobina. Questo diffusore passivo serve per ampliare la dimensione della cassa quando si muove il woofer attivo che è davanti. Quindi se io faccio muovere il woofer attivo spingendolo con la mano da davanti, stessa cosa se faccio il contrario. Se muovo il diffusore passivo, vedrete il cono del woofer anteriore muoversi all'unisono. A vista posteriore con i due radiatori passivi. E qui abbiamo il taglio di frequenze che è molto ampio per queste casse, da 35 Hz a 25.000 Hz. Sono casse con potenza nominale di 65 watt e potenza musicale di picco di 90 watt. Queste casse sono state riparate, ho sostituito i diffusori passivi. Quindi in questo caso andiamo a misurare la frequenza di risonanza del diffusore per verificare che il sistema lavori correttamente. Cerchiamo il punto in cui il sistema lavora meglio sulle basse frequenze. È lì che si concentra tutta l'efficienza del basso. Se sei fuori da quel punto perdi pressione, perdi profondità e il suono diventa meno controllato. Vediamo come individuare questo punto di risonanza. Ci sono diversi metodi. Io ho usato un oscilloscopio in modalità XY. Ho inserito una resistenza da 10 ohm in serie al diffusore. Poi ho collegato il canale X a misurare la tensione sul polo positivo del diffusore dopo la resistenza e il canale Y a misurare la tensione prima della resistenza, con le masse di entrambe le sonde sul polo negativo del diffusore, come vediamo in questa immagine. Ho applicato poi una frequenza variabile al diffusore attraverso un amplificatore pilotato dal segnale generato da un applicativo Android su tablet che genera un'onda sinusoidale continua cambiando la frequenza automaticamente da un minimo ad un massimo che posso impostare. A proposito, questa app l'ho creata con ChatGPT. In un altro video vi mostrerò come ho fatto. Sotto il video c'è il link di GitHub se volete scaricarla. Torniamo alla spiegazione. Applicando questo segnale sul diffusore, sullo schermo dell'oscilloscopio compare una figura. Quando siamo fuori risonanza, questa figura è un'ellisse perché i segnali sono sfasati. Avvicinandosi alla frequenza di accordo, l'ellisse si restringe. Man mano diventa sempre più stretta. Quando diventa una linea, vuol dire che i segnali sono in fase. Questa linea che si presenta rappresenta come si comporta il sistema, che diventa puramente resistivo. In quel punto si trova la risonanza, dove l'impedenza del sistema è massima. Questo è il punto d'accordo, cioè la frequenza alla quale la cassa e il radiatore passivo lavorano insieme nel modo più efficiente. Nel mio caso, la frequenza di risonanza risulta essere vicina ai 45 Hz. Per un diffusore come questo è un buon compromesso. Qui abbiamo un woofer da 20 cm, un radiatore passivo da 25 cm in circa 25-35 litri di volume netto, calcolato partendo dalle dimensioni del diffusore.
spessore legno, volume degli altoparlanti, eccetera. È un sistema come questo, partendo dalla pratica progettuale in configurazioni simili, è stato usato in tantissimi diffusori commerciali e questi lavorano tipicamente con gli accordi tra 40 e 50 Hz, quindi 45 Hz è un accordo non troppo alto, non troppo basso, abbastanza equilibrato. Poi comunque la prova d'ascolto deve essere soddisfacente, altrimenti si può abbassare la frequenza di risonanza per ottenere bassi più profondi o più estesi, o alzare la frequenza di risonanza per ottenere bassi più asciutti, più veloci e presenti. Per regolare questa frequenza si agisce sulla massa mobile, il cono del radiatore passivo. Si aggiunge o toglie peso alla base del cono del radiatore passivo stesso. Di solito si usano delle semplici rondelle applicate sulla base filettata del cono o incollate con colla a caldo o colla siliconica. Il principio è questo: più massa aggiunge al radiatore, più la frequenza di risonanza scende, meno massa e la frequenza sale. Quindi aggiungi rondelle, bassi più profondi ma meno veloci, togli rondelle, bassi più secchi e reattivi. Le rondelle si fissano il più possibile precisamente al centro del radiatore, dove è previsto il punto di massa. Bisogna sempre fare dei piccoli cambi, pochi grammi alla volta. Dopo ogni modifica si misura di nuovo la risonanza. L'obiettivo è trovare il punto giusto, bassi profondi ma ancora controllati. Questo è un sistema semplice ma molto efficace per accordare il diffusore senza strumenti complicati. In questo caso non ne abbiamo bisogno perché la frequenza, anche dal punto di ascolto reale, i bassi non sono né troppo secchi né troppo tirati. Quindi anche la prova d'ascolto è soddisfacente. Una piccola nota finale: come abbiamo visto tra 80 e 90 Hz l'ellisse è tornata ad essere una linea. Questo può succedere perché il sistema può tornare in fase anche ad altre frequenze, ma quella che ci interessa è sempre la prima frequenza, quella più bassa. È lì che si trova la frequenza di accordo del diffusore. Grazie della visione, alla prossima! I hear the angels scream.